Questa lezione ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sulle attività di terapia che vengono svolte in un contesto di agricoltura sociale. Più precisamente possiamo parlare di ecoterapia, come vedremo nel corso della lezione, perché trattandosi di attività specifiche che richiedono l'intervento di professionalità e competenze ben definite, non può essere un'attività svolta soltanto da un agricoltore o comunque da chi si occupa di attività agricole. Questo per lo più avviene in tutte le attività che abbiamo visto di agricoltura sociale, in cui l'agricoltore non può sostituirsi a un educatore, uno psicologo, un terapista, un educatore, ma lavora accanto a professionisti e alle persone coinvolte per realizzare dei percorsi che hanno degli obiettivi, delle finalità molto specifiche. Cominciamo però con riflettere sul fatto che la natura e anche l'attività agricola vengono considerate generalmente come diciamo così, contesti in cui è possibile trarre dei contributi, trarre dei vantaggi in termini di salute e di benessere. Proprio l'esposizione a un contesto naturale, il lavoro nell'aria aperta sono considerati fondamentali da questo punto di vista. Tant'è vero che numerosi studi realizzati in molti paesi europei ed extraeuropei evidenziano proprio come la relazione con gli elementi naturali, lo stare negli spazi verdi, il godere del paesaggio in generale e fare delle attività all'aperto produca molti effetti positivi che includono anche i benefici per la salute psicologica, fisica, mentale e anche psicologica, lo sviluppo cognitivo e delle relazioni sociali. Tuttavia sappiamo che l'attività in agricoltura non è sempre come dire, così positiva o così benefica perché l'attività, il lavoro in agricoltura può essere anche molto faticoso, esporre a ritmi anche molto intensi le persone e a volte ci sono anche situazioni di sfruttamento e di irregolarità. Però diciamo che in generale l'esposizione alla natura e il vivere all'aria aperta produce dei benefici molto interessanti e documentati dalla letteratura. Parlando però di agricoltura sociale, è chiaro che noi parliamo di un'attività molto specifica, che non è la semplice passeggiata in un ambiente naturale, ma è un'attività di terapia o di terapia vera e propria. In questo caso parliamo di social farming, ma anche di green care, cioè quel modello molto sviluppato nel nord Europa, anche in parte nell'Europa centrale, ma anche presente negli altri paesi, anche se in misura minore, che focalizza l'attenzione proprio sulla cura e sulla terapia e quindi come dire, non abbraccia quello che invece è il modello tipico del contesto mediterraneo, che è il modello inclusivo. Questo non vuol dire che comunque non sia presente anche negli altri paesi, quelli del Mediterraneo, anzi più volte è stato fatto notare come ci sia una coesistenza dei differenti tipi di attività di agricoltura sociale anche nello stesso paese. Diciamo soltanto che nei paesi mediterranei, in particolare in Italia, Grecia e Spagna, ci sia una prevalenza di attività di inclusione sociale e lavorativa e un'attività di coterapia forse minore, mentre nei paesi del nord Europa e anche del centro Europa è il contrario, quindi c'è una prevalenza di attività che possiamo definire di green care. Per riprendere la definizione di Hassink nel 2010, il testo lo trovate poi in fondo fra i testi citati per la bibliografia, il care farming può essere definito come un intervento finalizzato alla promozione della salute e del benessere attraverso l'uso di un ambiente tipico dell'azienda agricola come elemento centrale e viene utilizzato con varie tipologie di utenti.
Molte persone sono coinvolte in questo tipo di attività e in maniera differente perché appunto dipende molto dal setting, dalla disponibilità e dalla tradizione, diciamo così, che in quel paese si è sviluppato. Quindi le persone possono essere coinvolte durante la settimana per alcuni giorni oppure anche per tutto il tempo, quindi 24 ore al giorno, come fosse una alternativa a un centro centro residenziale. Ci sono comunque numeri abbastanza contenuti, ma di car farming che offrono anche soltanto servizi per il weekend oppure per la notte a persone che hanno bisogno di appunto ospitalità oppure ai familiari. La situazione è diversificata sia fra i paesi che all'interno degli stessi paesi e generalmente ci sono attività di tipo commerciale, agricole, come appunto la produzione, l'allevamento, anche l'attività forestale, combinati con attività e servizi di tipo sanitario, sociale o educativo. In alcuni paesi, alcuni agricoltori e i lavoratori, i membri dello staff, hanno anche una formazione in materie sanitarie oppure di lavori di tipo sociale, quindi sono operatori sociali oppure educatori, educatrici, oppure terapisti occupazionali oppure appunto educatori formatori, oltre che chiaramente esperti in agricoltura. Questo è più evidente appunto in questi paesi del nord Europa in cui c'è una specializzazione e in cui spesso l'attività agricola diventa residuale, ma l'azienda agricola viene trasformata in un centro occupazionale o terapeutico. Molto spesso queste aziende collaborano con i servizi sociosanitari municipali dei comuni o comunque pubblici e sono coinvolti anche volontari nelle attività di servizio e di terapia. In Europa, come dicevo, questa esperienza è sviluppata soprattutto nel nord, ad esempio nei Paesi Bassi e nella Norvegia, in cui queste esperienze sono considerate quasi all'avanguardia, si contano oltre 1250 realtà che fanno questo tipo di attività e ci sono anche molte altre realtà che non sono state considerate perché è molto difficile comunque avere dei dati precisi su chi svolge questo tipo di servizio. Ci sono però queste esperienze anche in molti altri paesi, qui trovate alcune stime realizzate da diversi autori e sintetizzate da De Bruyne in questo articolo del 2020, solo per farvi capire come appunto inizia ad esserci una grande attenzione anche in termini di rilevazione dei dati su queste esperienze in molti paesi europei, ma anche ormai extraeuropei. Le attività basate, gli interventi basati sulla natura e in generale le attività di green care, quindi le attività agricole, anche se non strettamente produttive, offrono la possibilità di fare molte attività perché appunto hanno a che fare con il lavoro con le piante, con gli animali, ma anche con il paesaggio e possono quindi creare interventi di tipo terapeutico e trattamentale per rispondere a problemi ed esigenze di cura e di salute
in generale di tutta la popolazione, ma anche di specifici gruppi. Gli interventi sono diversi non solo per i gruppi target, per gli utenti che sono coinvolti, ma molto spesso sono diversi anche per la modalità con cui sono stati progettati e realizzati. Facciamo qui degli esempi di tipologie di attività che possono rientrare in questo ambito, come ad esempio la terapia wildness, quindi l'utilizzo degli ambienti naturali per fare attività anche di tipo escursionistico per mettersi alla prova, poi vedremo un po' più nel dettaglio di cosa si tratta, le terapie assistite con gli animali, l'attività agricola o con le piante o con gli animali, quindi quello che consideriamo, diciamo così, social farming o anche car farming, e anche il giardinaggio e gli interventi di terapia orticolturale. Per quanto riguarda i wildness therapy, possiamo dire che si tratta di un'attività all'esterno che viene utilizzato per il trattamento di disordini del comportamento oppure per l'abuso di sostanze in generale problemi di salute mentale, soprattutto con i giovani. I ragazzi, i giovani vengono coinvolti in attività all'aperto con altri pari e con dei professionisti, con dei terapisti che li aiutano ad affrontare appunto le proprie insicurezze, i propri problemi o anche a mettersi alla prova rispetto alle questioni che li affliggono spesso vivono delle esperienze che potremmo anche definire di avventura in qualche modo. È quindi una sorta di terapia comportamentale utilizzata appunto per affrontare diversi problemi. Nel caso delle aziende agricole, ad esempio, possiamo intravedere la possibilità di utilizzare gli spazi delle aziende agricole per fare attività di questo tipo, soprattutto se ci sono delle aree boschive, quindi se l'attività dell'agricoltore comprende anche un'attività forestale. Gli interventi assistiti con gli animali sono molto vari e includono sicuramente attività in servizi di salute, di educazione o in generale in servizi per le persone che appunto possono essere realizzati per migliorare le funzionalità comportamentali, sociali, emotive, cognitive o anche fisiche. Normalmente includono queste attività diversi obiettivi come dire, outcomes misurabili, quindi si tratta di azioni molto specifiche. Qui vi ho riportato questa definizione dell'associazione, di un'associazione americana che si occupa appunto di interventi assistiti con gli animali, ma è diciamo così una definizione molto condivisa, per farvi capire come si tratti di attività specifiche che richiedono una competenza e una formazione molto specifiche, non ci si può improvvisare nell'uso degli animali a fini terapeutici, ma anzi esistono delle specifiche leggi che regolano l'esercizio di queste attività e appunto sono richieste delle capacità molto specifiche. A volte può capitare di pensare che sia semplice mettere a contatto le persone con gli animali, ma occorre invece avere delle sensibilità particolari e delle capacità per comprendere che tipo di relazione si può instaurare fra le persone con determinati problemi e gli animali, e capire anche quale tipo di animale può essere più adatto. Sappiamo ad esempio che ci sono terapie molto efficaci con gli animali da compagnia, i cani e i gatti principalmente, ma anche con non so, i criceti, con altri animali domestici. Ci sono poi attività specifiche che vengono svolte, ad esempio con i cavalli, l'ippoterapia o con gli asini, l'onoterapia, ma anche con altri animali. In generale la cura degli animali, ad esempio nella stalla,
come l'alimentazione degli animali oppure la pulizia delle stalle, hanno dei vantaggi, però ripeto, è importante che ci siano degli specialisti ad occuparsi dell'attività e non solo di aiutare le persone nei percorsi terapeutici che appunto non si esauriscono con lo stare con gli animali. Quindi generalmente quando in un'azienda che fa agricoltura sociale si fanno interventi assistiti con gli animali, ci deve essere una persona responsabile per la salute, il comportamento e il benessere sia degli animali che delle persone. Questa persona è particolarmente importante appunto per il benessere e la sicurezza anche degli animali e delle persone. Anche se il proprietario, diciamo così, dell'azienda è l'ultimo responsabile, questa persona responsabile dell'attività con gli animali può essere individuata anche fra i professionisti autorizzati, cioè quelli che sono riconosciuti dalle normative nazionali che in genere ci sono nei nostri paesi. È inoltre importante che venga coinvolto anche un veterinario che diciamo così, è specializzato in programmi di attività assistite con gli animali. Un altro tipo di terapia è quella con le piante, quindi l'orticoltura, che include attività, come dire, di diverso tipo con le piante, facilitate, supportate però da terapisti orticolturali, appunto anche qui registrati e riconosciuti, che possono raggiungere obiettivi specifici nei trattamenti di riabilitazione o anche nei piani di orientamento legati quindi per esempio alle attività di inclusione sociale e lavorativa di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. L'associazione di terapia orticolturale americana ha definito questo tipo di intervento come un intervento che coinvolge sia l'attività di giardinaggio che l'attività diciamo così, più specifica con le piante sia all'interno che all'esterno, che possono avere degli effetti terapeutici nella riduzione dello stress, nella riduzione della pressione sanguigna, in generale nell'incremento della fiducia in se stessi, della stima in se stessi attraverso la stimolazione dei cinque sensi per aumentare appunto la salute mentale e fisica. Chiaramente in questi casi, quando si lavora su problematiche molto specifiche, ad esempio la riduzione dello stress, esistono poi anche dei mezzi per misurare gli effetti di questa terapia, quindi gli specialisti per esempio possono fare un'analisi degli ormoni attraverso il prelievo della saliva per documentare l'aumento o la diminuzione dello stress durante delle attività specifiche. La terapia orticolturale è stata studiata da diversi ricercatori e ricercatrici ed è stato dimostrato che ha degli effetti terapeutici molto importanti, come appunto la riduzione dello stress, ma anche dell'ansietà e l'aumento appunto della stima, dell'autostima, ma anche l'aumento del senso di comunità, per esempio, e l'aumento della salute anche a livello fisico. Gli effetti chiaramente sono differenti in base al tipo di utente che viene coinvolto, dal tipo di attività realizzata e anche dagli interventi specifici. Qui vedete ad esempio un'immagine con una donna che sta anziana che sta lavorando su un orto rialzato, un bancale con un bancone con della terra e delle piante, proprio perché l'attività
un'attività, per esempio, di questo tipo viene spesso utilizzata con gli anziani per percorsi di longevità attiva e anche per la riabilitazione rispetto a problematiche di tipo sensoriale, motorio o psicologico e mentale. Vengono utilizzate quindi queste attività sia in ambienti residenziali, in centri in cui sono ospitati gli anziani, ma anche nelle aziende agricole che possono ospitare per alcuni giorni a settimana o per tutta la settimana attività laboratoriali proprio di questo tipo. Un esempio, che vi cito, è questo riportato da De Boer in un articolo del 2021 che trovate sempre nella bibliografia, di utilizzo del farming, quindi della terapia, della coterapia all'interno di un'azienda agricola, per persone con problemi di demenza. In questo caso è stato fatto un'indagine, un esercizio di co-creazione che ha coinvolto le persone anziane, i loro familiari, ma anche lo staff delle strutture coinvolte nel progetto, i manager, gli architetti e i progettisti e che ha dato luogo a un framework concettuale che è stato sviluppato proprio per capire quali sono i meccanismi migliori, come organizzare al meglio le attività proprio per far fronte a questo problema specifico. Sono state individuate tre componenti molto importanti che impattano sulla vita quotidiana delle persone che hanno problemi di demenza e che riguardano l'ambiente fisico, perché queste aziende agricole devono essere organizzate in modo da riprodurre, diciamo così, le caratteristiche di un ambiente familiare casalingo, diremmo, in cui le persone con demenza possono sentirsi sicure e confortate tranquille nel proprio ambiente, appunto, e le persone devono avere un accesso libero ai vari spazi interni come la cucina, il soggiorno o luoghi di lavoro devono avere accesso libero anche agli ambienti esterni come il giardino o la serra o il campo in cui vengono prodotti gli ortaggi, ad esempio. Quindi devono in qualche modo poter avere una normale vita quotidiana da cui trarre degli stimoli importanti. Una seconda componente può essere definita come l'ambiente sociale, perché occorre usare l'ambiente per facilitare un'atmosfera inclusiva che stimoli le connessioni tra le persone e crei quindi un senso di comunità. La vicinanza e l'interazione sociale devono essere il risultato in qualche modo delle attività, cosicché tutti i partecipanti possano sentirsi inclusi e, come dire, capaci di partecipare e possano partecipare alle diverse attività. Il terzo ed ultimo elemento è costituito dall'ambiente organizzativo, perché occorre sicuramente sviluppare un approccio centrato sulle persone che enfatizzi le abilità delle persone, appunto, la loro autonomia, la dignità e riproducano degli ambienti in cui sia possibile sentirsi, come dire, rispettati e accolti anche tenendo conto degli stili di vita, le abitudini, le preferenze di ciascuno. Quindi chiaramente l'ambiente deve essere organizzato diciamo così, il responsabile, tutto lo staff deve essere in grado di organizzare le attività proprio nel rispetto della diversità delle persone. Le persone concretamente passano molto tempo
all'esterno, tenendo conto delle condizioni anche climatiche che ci possono essere nelle diverse stagioni e nei diversi paesi, e sono coinvolte in attività fisiche e in attività, diciamo così, quotidiane, un po' come avviene anche nei centri diurni o nelle residenze per anziani o per persone con particolari problemi. Quindi, non so, le attività di polizia, di preparazione dei pasti e anche in attività specifiche che riguardano invece, ad esempio, la cura delle piante, bagnare le piante quando necessario, oppure preparare il suolo, o anche l'attività con gli animali, quindi dare da mangiare agli animali o portare a passeggio i cani nel caso ci siano anche animali domestici e via dicendo. In questo modo loro sperimentano la libertà di movimento e la scelta di potersi, come dire, muovere e gestire all'interno dell'azienda agricola in maniera autonoma, come preferiscono durante i giorni in cui sono ospiti. Queste attività chiaramente fanno sentire più autonomi e fanno apprezzare il senso della vita alle persone che sono coinvolte. Questi, diciamo, a grandi linee i principali risultati di questo studio, che ha visto coinvolti appunto pazienti, operatori e familiari. Per ulteriori indicazioni potete, approfondimenti, potete poi leggere direttamente l'articolo. Ehm, per arrivare a qualche conclusione, vorrei ribadire il fatto che l'attività agricola può avere degli effetti terapeutici, ma questo tipo di proposito, di obiettivo deve essere esplicitato e deve essere realizzato con il coinvolgimento di professionisti, di esperti delle diverse tipologie di terapia e anche delle diverse caratteristiche degli utenti che vengono coinvolti. Quindi pensare che passeggiare in campagna o passare del tempo all'interno dell'azienda agricola possa avere degli effetti terapeutici è un po' un'illusione. È chiaro che comporta come dire, dei benefici, no? A livello di piacere di stare in un contesto specifico, ma questo piacere e questo benessere momentaneo non è sufficiente a dichiarare che è stata svolta un'attività terapeutica. L'attività terapeutica o coterapeutica che viene svolta all'interno di un'azienda agricola deve essere progettata, esplicitata, realizzata con il coinvolgimento di esperti e professionisti, deve essere anche valutata e le persone coinvolte devono essere messe in grado di riflettere su quello che stanno facendo per, come dire, avere appieno i benefici di questa attività. L'attività terapeutica può, anzi in alcuni casi deve essere poi realizzata in collaborazione con i servizi socioterapeutici pubblici, perché pur avendo visto e avere cognizione del fatto che ci sono delle esperienze di pagamento del servizio da parte di privati, non c'è mai una certezza, diciamo così, sulla correttezza anche dell'attività che viene proposta in mancanza di un rapporto diretto esplicito e anche, diciamo così, sistematico con i servizi terapeutici pubblici che possono dare un riconoscimento al tipo di attività svolta nell'azienda, in alcuni casi se ci sono delle normative anche nazionali o locali che lo permettono, possono comunque dare il proprio contributo perché seguono già i pazienti con
le proprie attività specifiche e quindi possono inserire l'attività che viene svolta all'interno dell'azienda agricola in un percorso più complesso. Teniamo infatti conto che generalmente le persone presentano dei problemi che non sono definibili soltanto da un punto di vista e per i quali non è possibile immaginare solo un tipo di risposta, ma le risposte sono spesso molto articolate, prevedono appunto diversi livelli di intervento, da quello abitativo, da quello psicologico, dal supporto per la famiglia e i caregiver, per esempio, l'attività lavorativa, ma anche il supporto nelle attività quotidiane, la formazione e via dicendo. Quindi è importante che ci sia qualcuno che, soprattutto con l'approccio del budget di salute o il budget di intervento, come viene definito nei diversi paesi in cui viene utilizzato, possa inserire l'attività che viene svolta presso l'azienda agricola all'interno di un percorso più complesso e articolato. Inoltre, occorre anche ricordare che questo tipo di attività può essere anche connessa con le attività che vengono finanziate dalle politiche, oltre che dai privati. Vedremo più avanti con altre lezioni rispetto alle politiche di supporto all'agricoltura sociale come sia possibile che anche le attività, le politiche di tipo agricolo supportino la realizzazione di queste attività, così come i programmi che invece riguardano il Fondo Sociale Europeo o ancora le iniziative finanziate dai servizi sanitari dei nostri paesi. Ehm, spesso questa attività rappresenta solo una delle attività dell'agricoltura sociale che vengono realizzate all'interno di un'azienda. In un'indagine che abbiamo fatto alcuni anni fa come CREA, abbiamo infatti visto come circa il 70% delle realtà che sono state raggiunte da un questionario si occupassero di attività di inclusione sociale e lavorativa, ma la maggior parte di queste svolgesse anche attività di tipo terapeutico oppure attività di tipo educativo o servizi alla popolazione, quindi ad esempio servizi per gli anziani o servizi per i bambini in età scolare o altri servizi utili alla popolazione, soprattutto in ambito rurale. Quindi molto spesso le aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale proprio per la loro vocazione, per la loro motivazione, riescono ad affrontare diverse sfide, a coinvolgere persone con problematiche diverse ed anche a dare risposte complesse che prevedano ad esempio delle attività di tipo terapeutico o coterapeutico, così come delle attività di inclusione sociale e lavorativa che trovano appunto in questo ambiente una sintesi in qualche modo e riescono ad affrontare i problemi in maniera più efficace. Come vi dicevo, vi ho inserito alcuni riferimenti di attività che sono state svolte, attività di ricerca che sono state svolte, ci sono alcuni articoli, ho cercato di proporvi alcuni lavori più recenti, anche se poi ci sono indicazioni anche di lavori svolti nel passato che però sono importanti per i riferimenti e le definizioni che vengono date di questo tipo di attività.